Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Eccolo il nuovo DJI Inspire 3, nuovo drone cinematografico da 15.000 euro. Rispetto a Inspire 2 c'è un nuovo design e la qualità e l'efficienza operativa è notevolmente migliorata. C'è anche una nuova camera FPV e si pilota con il controller RC+, al cui interno è caricata l'app DJI Pilot 2. Velocità massima di 94 km/h gli permette di fare inseguimenti, come stiamo vedendo, anche appunto ad alta velocità. Rileva ostacoli in tutte le direzioni grazie a 9 sensori. L'evitamento ostacoli è personalizzabile, si può scegliere come far comportare il drone con gli ostacoli in una certa direzione. Ha due antenne RTK integrate che gli permettono di volare anche con le interferenze magnetiche sulla bussola, oltre a un posizionamento centimetrico quando si usa con le stazioni di terra, funzionalità utile quando vola a waypoint in ambienti complessi. E così viene abilitata la funzionalità Waypoint Pro, che permette appunto, grazie al sistema RTK, di ripetere le rotte in modo altamente preciso. C'è anche la funzionalità Dolly 3D che simula una gru, una cable cam o un dolly di un set cinematografico. In questo modo si possono ottenere movimenti cinematografici complessi della fotocamera. C'è la nuova funzione Spotlight Pro. In questo modo, tramite algoritmi complessi, il drone mantiene inquadrato al centro un soggetto indipendentemente dalle manovre che effettua il pilota. Il pezzo forte è la Zenmuse X9 8K full frame, che purtroppo è compatibile soltanto con Inspire 3, non può essere montata su Inspire 2, non può essere usata da sola, può essere usata soltanto a bordo dell'Inspire 3. Qualità immagine eccezionale grazie anche al doppio ISO nativo, più di 14 stop di range dinamico. C'è anche il DJI Cinema Color. Questa è una clip delle 5 Terre. Ci sono nuovi obiettivi full frame presenti tra gli accessori, sono numerosi e rendono questo sistema molto versatile dal punto di vista cinematografico. Il nuovo design del telaio, che è più aperto, permette di tiltare la camera fino a 80 gradi verso l'alto con il carrello giù senza inquadrare le eliche. Naturalmente con carrello intendo i bracci verso il basso che fungono appunto da carrello di atterraggio, in questo caso invece sono posizionati verso l'alto. L'RC Plus ha uno schermo da 7 pollici, 1200 nit di luminosità che gli permettono anche di essere usato sotto la luce diretta del sole. Il protocollo di comunicazione radio è O3 Pro. È possibile usare l'Inspire 3 a doppio comando, quindi un comando per l'operatore camera e l'altro per il pilota. Con O3 Pro la latenza può arrivare fino a 90 millisecondi, quindi bassa. Un'altra clip delle 5 Terre. Cosa molto interessante per le dirette streaming, supporta il 4K a 30 fps in streaming ad una distanza di 5 km, quindi ottimo. Naturalmente ci sono le possibilità di interfacciamento via HDMI e SDI e supporta gli accessori DJI Pro. Insomma, una vera macchina cinematografica volante, è assolutamente top. Un drone molto appetibile in ambito cinematografico, naturalmente. Ma la domanda è, dal punto di vista normativo, può effettuare questi voli senza problemi? Che regole ci sono, soprattutto in Europa, per utilizzare questo drone? Non è che spendiamo 15.000 euro e poi possiamo fare i film con protagoniste le formiche nei prati perché in città non possiamo volare? Per capirlo sono andato a leggere le specifiche e la scheda tecnica, dove possiamo vedere che pesa meno di 4 kg. Purtroppo però ha un peso massimo al decollo, ovvero un MTOM dichiarato di più di 4 kg, quindi 4 kg 310 grammi, cosa che non gli permette di avere la marcatura C2,
se avesse la marcatura C2 potrebbe volare anche in scenari urbani, mantenendo una distanza minima di 5 metri dalle persone non informate se attiva la modalità a bassa velocità. Purtroppo però l'MTOM è sopra i 4 kg, quindi non può essere un C2. E allora? Sorpresa! Il DJI Inspire 3 ha la marcatura C3, come possiamo leggere. Quindi è possibile pilotarlo con il semplice cosiddetto patentino A1, A3 con le regole A3 in ambito Open Category, a dimostrazione del fatto che le Open Category non sono soltanto fatte per gli hobbisti, ma si possono anche svolgere operazioni professionali, quindi non solo operazioni ricreative come invece molti pensano, soprattutto i non addetti ai lavori, gli enti quando chiediamo i permessi. Le Open Category permettono anche di svolgere un lavoro professionale. Comunque ha la marcatura C3 perché installando gli accessori qualificati, cioè questi, può raggiungere l'MTOM superiore ai 4 kg, come abbiamo visto. Tra l'altro non possiamo installare accessori non ufficiali, accessori che non sono in questo elenco, perché se li installiamo il drone perde la marcatura di classe. Essendo un drone con marcatura C3 deve avere al suo interno anche il sistema per caricare le zone geografiche US ufficiali dello Stato membro in cui si trova a volare. DJI queste zone ufficiali, le zone geografiche US, le chiama UGZ, che sono diverse dalle GEO, che sono quelle DJI. Ma come possiamo leggere, DJI dice che il sistema GEO non è quello ufficiale naturalmente e convivrà in parallelo con le UGZ ufficiali dello Stato membro quando sarà implementato in modo definitivo tutto il sistema, anche perché c'è in corso uno standard che deve essere concluso sulle mappe digitali uniche delle zone geografiche US, che devono avere un formato EuroCAE con un certo numero che adesso non mi ricordo. Comunque quando tutto sarà stabilito l'operatore, il pilota, si deve accertare che sul drone siano caricate le zone geografiche US in vigore nella zona in cui sta volando, nello Stato membro, quelle ufficiali. Ovviamente l'Inspire 3 ha anche il sistema di identificazione elettronica richiesto dal regolamento europeo. Il problema però è che questo drone da 15.000 euro, come ho anticipato, può essere utilizzato con le regole A3 e quindi ad almeno 150 metri di distanza dalle zone residenziali, dalle zone industriali, dalle zone ricreative. L'ambiente di volo deve essere scelto in modo in cui il pilota ragionevolmente non si aspetta l'ingresso di persone non informate. Se entrano persone non informate bisogna mettere in atto azioni per non metterle in pericolo e mantenere almeno una distanza di 30 metri da queste persone non informate, così come dicono le linee guida e i metodi accettabili di conformità del regolamento 947. E così se noi compriamo l'Inspire 3 che ha la marcatura C3 non possiamo usarlo come abbiamo visto nel video di lancio in Europa, perché quelle erano zone urbane, scenari urbani. Assolutamente con un C3 non possiamo usare il drone in quel modo. Una possibile soluzione per migliorare le cose è quella di utilizzarlo nell'ambito delle operazioni specific, che si possono svolgere facendo l'analisi dei rischi SORA e aspettare l'autorizzazione ENAC, oppure si possono svolgere con gli scenari di rischio predeterminati, i PDRA, anche in questo caso aspettando l'autorizzazione ENAC, oppure con gli scenari standard, basta la dichiarazione e si possono condurre le operazioni, oppure con l'operatore che ha il LUC. Tuttavia le cose comunque non sono semplici, perché ad esempio con gli scenari standard italiani, ad esempio l'STS-01 in scenari urbani, il pilota deve ottenere la relativa abilitazione recandosi presso un centro di addestramento, l'operatore deve dichiarare i scenari standard italiani entro fine anno, altrimenti non potrà più dichiararli, quindi se l'operatore e anche il pilota
e si deve comportare di conseguenza. Sull'Inspire 3 ci deve essere un terminatore indipendente ed è necessario predisporre l'area di contingenza e l'area di buffer. L'area verde che vediamo in figura è l'area operativa, quella gialla è l'area di contingenza dove il drone, quando entra in quest'area, il pilota deve fare in modo di farlo tornare all'interno dell'area verde. Se dall'area gialla passa nell'area di buffer, il pilota deve attivare il sistema di terminazione del volo. Per questo motivo, in tutta la zona, compresa anche l'area di buffer, non devono esserci persone non informate. Inoltre, l'operatore deve redigere il piano di risposta alle emergenze, l'ERP, che è quel piano che stabilisce come bisogna comportarsi appunto in caso di problemi. E quindi da qui si capisce come gli scenari standard non siano la soluzione a tutti i mali, perché richiedono queste disposizioni, queste aree dove non ci deve essere nessuno. Quindi un scenario standard in città deve rispettare questi requisiti e non è sempre semplice. Ovviamente se un set è cinematografico le cose sono più facilitate, perché si presume che tutte le persone siano informate. Un'altra possibilità è quello dello scenario standard STS01 europeo, se l'Inspire 3 riceverà un kit retrofit che gli farà ottenere la marcatura C5. È possibile per un C3 diventare un C5 tramite questi kit e secondo me molto probabilmente DJI in futuro produrrà anche questo kit di retrofit. Siccome negli scenari standard europei i droni dovranno avere la marcatura C5 o C6 per lo scenario 02 che è BVLOS, l'alternativa per i droni senza marcatura di classe è quella di aderire ai PDRA, che sono simili concettualmente agli scenari standard, però l'operatore deve inviare la richiesta di autorizzazione ad ENAC esponendo le condizioni a cui ha aderito, perché sono condizioni a rischio predeterminato, e deve aspettare l'autorizzazione. Con gli scenari standard invece basta dichiarare e non bisogna aspettare nulla, bisogna aspettare soltanto la conferma di ricezione da parte di ENAC, ma non dobbiamo ricevere l'autorizzazione. In conclusione, l'Inspire 3 ha la marcatura C3, avrei preferito avesse il C2, per poche centinaia di grammi non può avere la marcatura C2 e quindi le soluzioni alternative le abbiamo viste per poter condurre questo drone in scenari urbani. Scenari standard italiani, europei, PDRA che però non sono ad applicazione immediata e semplice come invece sarebbe stato un drone con marcatura C2. Però ripeto, siccome questo drone sarà utilizzato prettamente negli ambiti della cinematografia, l'ambiente, il set cinematografico è un ambiente controllato e quindi sarà facile utilizzarlo anche in ambiti scenari standard PDRA. Diverso discorso magari di una ripresa che deve essere fatta in diretta streaming per la televisione, dove in quel caso non si può scegliere un ambiente circoscritto come può essere uno scenario standard. Ad esempio nel caso in cui si sta seguendo un evento sportivo, se gli sportivi sono in movimento è difficile rispettare uno scenario standard seguendo i soggetti. In conclusione, il DJI Inspire 3 da 15.000 euro C3 ho deciso di non comprarlo e quindi non vedrete la recensione sul canale. A meno che gli iscritti oppure qualche benefattore che vede questo video non decide di fare una donazione. Siamo 31.000 iscritti, basterebbe €1 a testa per comprare 2 Inspire da 15.000 euro. Sto sognando ovviamente e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao a tutti e buona continuazione.